Salve ragazzi, bentornati sul canale. Continuiamo oggi il montaggio del nostro motore Franco Morini T4 per Malaguti 50. Come sempre ricordiamoci di lubrificare bene tutte le parti prima di qualsiasi accoppiaggio. In questo caso parliamo del pignoncino accoppiamento conico. Per adesso ci limitiamo a stringere il dado a mano, poi andremo a stringerlo con la chiave dinamometrica alla giusta coppia. Ricordiamoci di inserire il rasamento, la boccolina e adesso la campana della frizione. Lubrifichiamo anche qua prima di inserire l'altro rasamento. Montiamo la ruota dentata primaria che prenderà direttamente sull'albero e l'apposita rondella con le alette di bloccaggio. Il dado, adesso prendiamo la nostra chiave dinamometrica Vampo. Ho fatto una recensione qualche tempo fa, se non l'avete vista e vi interessa vi metto il link in alto a destra. Facciamo un primo serraggio a circa 30 Nm. Blocchiamo la ruota dentata con questo attrezzo autocostruito con un vecchio disco frizione e settiamo la chiave a 40 N per il serraggio finale. E tiriamo su la linguettina che bloccherà il dado in maniera definitiva. Iniziamo adesso l'inserimento a pacco dei 4 dischi della frizione. Praticamente come fare il tiramisù, strati di biscotti e di mascarpone. Qui sono dischi frizione e olio.
Mettiamo anche un po' di olio nel foro dell'albero dove inseriremo la prima stina dello spingidisco. Non dimentichiamoci di inserire la sfera dove poi andrà a battere il vero spingidisco. Chiudiamo facendo attenzione che i fori dei bicchierini combacino perfettamente con le filettature sottostanti. Ecco qua, 1, 2, 3 e 4. Inseriamo i bicchierini, le relative molle, che ricordo abbiamo sostituito con quelle nuove, e le viti per il serraggio. Blocchiamo il movimento degli ingranaggi con del materiale tenero tipo alluminio e serriamo il dado del pignoncino a 45 Nm. Facciamo la stessa cosa ma nel senso opposto per fare un primo serraggio delle viti del gruppo frizione a 6 Nm. Regoliamo adesso la chiave a 8 Nm per il serraggio definitivo. E proviamo il movimento della frizione, ovvero se i dischi staccano. Ecco qua, perfetto. Adesso montiamo la messa in moto con il suo ingranaggino e relativo albero. Tiriamo la molla di ritorno e prepariamoci a montare la guarnizione e chiudere il carter. Ecco la guarnizione che metteremo bene al suo posto. Bagniamola con olio anche da questa parte in modo che faccia una miglior tenuta. Lubrifichiamo anche l'alberino della messa in moto e saremo facilitati così all'inserimento del carter. Queste sono le 5 viti di fissaggio di cui questa è più lunga e va esattamente in questa posizione. Anche per queste faremo un primo serraggio a 6 Nm per poi fare il serraggio di accoppiamento definitivo a 8. Naturalmente andiamo sempre in croce come ordine, mai in fila. Siamo pronti così per mettere l'olio all'interno del nostro motore.
Lo aggiungeremo fino ad arrivare a questo livello e mettiamo il tappo. Ecco, messo l'olio nel cutter, andremo a montare pistone, gruppo termico e testa. Inseriamo il primo anello elastico da una parte del pistone e poi inseriamo le due fasce del pistone, ma attenzione perché non sono uguali, ce n'è una superiore e una inferiore. Quella superiore ha un profilo a L. Ecco il profilo della fascia superiore. Lubrifichiamo. Prendiamo adesso la gabbietta a rulli, anche questa la lubrifichiamo bene e la inseriamo sulla biella. Lo spinotto. E una volta inserito lo spinotto, chiudiamo con l'altro anello elastico. Controlliamo che sia posizionato bene, che tutto scorra a dovere. Usiamo adesso del frenafiletti medio per fissare bene i prigionieri sul cutter. Se vi interessa vi metto il link in descrizione. E usiamo la nostra bussola magica per mandare tutto a battuta. Ecco, queste sono quelle famose bussole che ho usato anche sul motore della Vespa 50L per togliere o stringere i prigionieri. Sono molto comode, se a qualcuno interessano vi metto il link in descrizione di Amazon. Allora ragazzi, probabilmente ci sarà chi se n'è accorto prima di me, ma mentre mettevo giù
il gruppo termico mi sono reso conto che mi ero dimenticato di montare la guarnizione, per cui ho rismontato tutto, ho messo la guarnizione, sono tornato fino a qua e riprendiamo quindi esattamente da qui, ma con la guarnizione. Ora, prima di chiudere, controlliamo che tutto funzioni. Bene, tutto ok. È importante sempre verificare, perché se sbagliamo a montare il pistone è possibile che i punti di giunzione delle fasce vadano a combaciare con le luci del cilindro e di conseguenza potrebbero aprirsi e rischiare di spaccare tutto. Questa è la guarnizione della testa. E questa naturalmente è la testa. E una volta inserita la andremo a fissare con i relativi dadi. Prendiamo la nostra chiave dinamometrica per effettuare il serraggio alla coppia corretta. Per il serraggio finale impostiamo la chiave a 16 Nm. Candela nuova NGK B7HS. Quest'ultima andremo a serrarla ad una coppia di 22 Nm. Ok, bene, per oggi io mi fermerei qua. Nel prossimo video ci dedicheremo allo statore e al carburatore e magari vediamo anche se riusciamo a metterlo in moto. Io ragazzi vi saluto e alla prossima!